Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi torneremo a parlare di affilatura. Siccome in molti mi avete chiesto una cosa semplificata, oggi parleremo come io consiglio di iniziare a imparare ad affilare. Ovviamente io per affilatura non intendo l'affilatura guidata, intendo l'affilatura a mano e possibilmente con un'unica pietra a doppia faccia. Dopo, una volta che avete imparato, potrete comprarvi tutte le pietre giapponesi che volete, dalla grana grossa alla grana sottile, fare lo stropping, fare quello che volete voi, usare le bacchette di ceramica, quello che volete. Però inizialmente bisogna imparare con poco costo e imparare provando. Andiamo a vedere qua la pietra con cui imparare, che sono pietre al carborundum da ferramenta. Qui è come si presenta nuova, vedete, grana grossa la parte più scura, grana fine la parte più chiara, e qua quella usata che sto usando già da più di un anno. Vedete, la parte più scura è la grana più grossa, la parte più chiara è la grana più fina. Che grana hanno? Questo è un quesito che si pongono tutti. Le trovate anche su Amazon se non avete un ferramenta di fiducia. Di solito la grana, quella grossa, va dai 240 ai 300 grit e quella più fine va dai 500-600 grit. Alcuni arrivano agli 800, ma grosso modo queste sono le cose. Andiamo a vedere allora come procedere per imparare. Allora, abbiamo detto che queste sono pietre al carborundum, quindi non hanno teoricamente neanche bisogno di essere bagnate. Poi se volete inumidire la superficie perché vi faccia meno polvere nell'utilizzo, va benissimo, potete anche inumidirle. Partiamo dalla grana più grossa. Allora, innanzitutto io adesso uso questo Isola o questo modifica dall'M4 che mi si era rotto, e quindi prendete un vecchio coltello, mi raccomando, lama piana e la pietra, così imparate. Cosa c'è da sapere prima di iniziare? Praticamente niente. Vedete che si vede il filo si vede, voi dovete appoggiare il filo sulla pietra. Anche qua poi ci sono vari modi di affilare. C'è chi affila strisciando in avanti in questa maniera, chi fa l'affilatura, quella che io chiamo inversa, e quindi spinge in avanti l'interezza del filo, chi come me fa tira o spinge verso il taglio, come se dovesse tagliare la pietra in avanti in questa maniera. Quindi anche qua vedete che ci sono già 3-4 modi di farlo. Il modo più semplice per imparare è quello della spinta. Voi appoggiate il coltello, il filo si vede l'inclinatura del filo. Adesso non spaccatevi la testa come vi diranno tanti gradi, 20 gradi, 30 gradi, 5 gradi, 10 gradi, oddio sto filando giusto, sto filando sbagliato. Dovete imparare, l'importante è che riusciate a far affilare il coltello che tagli. Allora vediamo se riesco a farvi vedere. L'inclinazione me la dà il filo, perché se io sto troppo su o se sto troppo giù il coltello scivola. Se invece lo tengo nel filo, il coltello è come se fosse quasi su una rotaia. Anche qua poi c'è anche chi affila spingendo avanti e indietro in questa maniera, quindi questo vi aiuta a mantenere anche l'inclinazione e la doppia mano se volete. E lo stesso quando fate il lato inverso. Ma per capirci, la cosa più importante proprio per imparare è appoggiate, cercate di tenere sempre la stessa inclinazione, cioè una volta che appoggiate, che la mano sta comoda in una posizione,
tenetela in quella posizione, spingete in avanti, spingete, mi raccomando, fate passare anche la punta per tutta la superficie del coltello, quindi mentre spingete in avanti spostatevi verso l'esterno, così da far correre tutta la lama. Contate le volte, fate magari 5 volte, 6 volte, 7 volte, quello che volete. Una volta fatto, fate la stessa cosa nell'altra direzione. L'altra direzione, invece che spingere in avanti, tirerete verso di voi, in questa maniera. E fate sempre le stesse volte che avete fatto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Quando fate nell'altra maniera, tirate in questa maniera, vedete? E fate quante volte quante avete fatto la passata in avanti, quindi se sono 10, 10, se sono 5, 5, se sono 6, 6. Bene, una volta che avete fatto questo, girate la pietra e quindi passate alla grana più fine. Vediamo quindi con la grana più fine. Rifacciamo la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stessa cosa dall'altro lato. 1, 2, 3, 4. Mi fermo un attimo perché se non ve la sentite di tirare e siete ambidestri oppure avete manualità anche con la mano sinistra, potete spingere anche da questo lato. Oltre che spingere in questo senso, potete spingere in questo senso e quindi fare la stessa manovra. 6, 7, 8, 9, 10. Quindi fate 10 così e 10 così, oppure 10 in questo senso e 10 tirando verso di voi in quest'altro senso. Una volta che avete provato, che avete fatto questa cosa, provate a vedere se il vostro lavoro fino adesso ha iniziato a funzionare. Vedete che mi pare che stia funzionando bene. Però non siamo ancora perfetti. Quindi se non siamo perfetti, stiamo sempre sulla superficie più fine e facciamo, ve la faccio vedere così, vediamo, e facciamo 4-5 passate. E quindi 4-5 nell'altro senso. E riproviamo a vedere se per caso il nostro taglio è migliorato. Certo che è migliorato, vedete? Perfetto. Vedete che taglia? Perfetto. Ovviamente molti avranno da ridire che questo non è una filatura sopraffina o comunque molto fine, ma questo è quello che dovete fare per iniziare a imparare. Proviamo adesso con quest'altro coltello che è un inox. Il coltello, la lama, come abbiamo detto, era quella di un M4. Allora, proviamo sempre la parte più spessa, quindi sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, mi fermo, io adesso lo faccio nella avanti e indietro sempre con la destra per chi usa solo una mano sola. 6, 7, 8, 9, 10. Quindi giro la pietra dal lato più fine e faccio altre 10 passate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 1, 2, ve la faccio vedere di qua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso guardiamo se anche questo ha funzionato. Questa è una lama più dura da filare di quella dell'Isola 2, che è un 1095. Questo qua è un bel inoxone M390, però vediamo che insomma non siamo ancora perfetti, un pochino gratta, però ecco qua che siamo riusciti ad affilare. Visto? Perfetto. Non voglio darvi altre istruzioni in questa base, proprio base di affilatura. Andiamo a vedere più da vicino come possibile. Vedete il filo? Ecco, voi lo appoggiate né più alto né più basso sull'inclinazione del filo, così, e fate scorrere, e fate scorrere, e fate scorrere. Se questo vi torna difficile, appoggiate il filo e fate questo senso con le due mani. Provate, fate qualche passata e poi provate a vedere la carta se riuscite a tagliarla. Volete provare un'altra cosa? Appoggiate sempre il filo e fate scivolare in avanti, così e così. Questo è ancora più semplice, potete fare qualche semplice passata e vedere se il vostro coltello taglia o se avete rovinato il filo invece che averlo affilato. Vi aggiungo un altro piccolo trucco che potete fare per vedere se scorre bene sulla pietra: prendere un pennarello e passarlo sul filo del coltello, in questo modo qua. Eccolo qua, vedete? Abbiamo il nostro filo e adesso lo passiamo sulla pietra e vediamo se dove va via il nero vuol dire che abbiamo passato bene il coltello, il filo sulla pietra. Allora passiamo il nostro, giusto un attimo, passiamo il nostro coltello sulla pietra e vediamo se portiamo via il giusto. Vedete che sta già andando via. Vedete dove è andato via? Vedete? Qua non l'ho toccato, invece da qua in poi abbiamo passato tutta la lama, quindi dobbiamo appoggiarlo meglio. Vedete, dalla parte di qua invece abbiamo già quasi tirato via tutto. E così siete sicuri che state passando bene il filo sulla pietra per la sua interezza. Bene, abbiamo visto, ecco adesso prima che arrivino i soliti sapientoni della filatura, ci sono mille modi di affilare, come dicevamo, ci sono modi più raffinati e sicuramente per molti affilare con una singola pietra a doppia faccia non va sufficientemente bene. Allora questo però, io lo dico sempre, i butteri, chi vive in campagna, chi vive nei boschi, i pionieri, ma anche chi vive normalmente
di allevamento, di altre cose, un coltello è una pietra. Di solito si usano anche pietre coat naturali che hanno una grana unica. Certo, con quelle va affilato un po' più spesso perché va mantenuto il filo praticamente. Questa è una pietra da ferramenta da 8 euro, come vi ho fatto vedere. Per imparare è più che sufficiente. Un vecchio coltello, nel mio caso non è proprio un vecchio coltello, nel senso che li voglio bene, sono affezionato, però avete visto che in poco lo riaffilo, quindi non ho paura di fare danni. Voi invece, che è possibile che facciate danni, prendete un coltello di pochissimo valore e provate prima grana grossa e poi grana fina. Quando iniziate a tagliare la carta vuol dire che avete affilato discretamente bene. Esercitatevi, 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 non c'è altro da fare. Questo vi renderà autonomi da affilatori filati, da mille cose, quindi potrete andare con una DC4, con una piccola pietra da campo, ovunque vogliate e affilare il vostro bel coltello. Spero così di aver risposto a chi continua, a chi di voi, che vi ringrazio ovviamente, continua a chiedermi di riparlare di affilatura in modo semplice. Questa è la prima, abbiamo visto, con una prima pietra al carborundum da ferramenta. La prossima volta parleremo di un'altra pietra, magari più raffinata. Poi parleremo dello stropping, però non voglio farvi confusione, parliamo di una cosa solo alla volta. Se ci sono ancora domande, c'è qualcosa che non avete ancora capito, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Cercherò, per quanto mi è possibile, perché è difficile in video far vedere queste cose che sono prettamente manuali, cioè sentire a che punto è il filo, come attacca, sentirlo sull'unghia, se attacca o meno. È difficile, e la cosa più semplice per voi è fare delle passate, come abbiamo visto, oppure prima ancora di fare le passate, che può essere più complicato, prendete il vostro coltello, lo puntate così e lo fate scivolare, così. Fatelo scivolare così, da una parte e poi dall'altra, in maniera da provare un primo acchito di affilatura. Questo può aiutarvi a capire un po' il meccanismo. Per questo video è tutto, ripeto, spero di esservi stato di aiuto. Scrivetemi qua nei commenti se volete qualche altra spiegazione. Ovviamente il video era rivolto prettamente ai neofiti, a chi si approccia per la prima volta alla filatura e a chi vuole imparare ad affilare a mano. Vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao da Ermanno, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!